Salve a tutti horror dipendenti, bentrovati! Come avrete intuito dal titolo, questo è un video aggiornamento della collezione di action figure, quindi vi mostro un po' delle new entry nella collezione, ultimi acquisti o comunque acquisti che avevo lì parcheggiati da un po', che aspettavano solo di essere unboxati, quindi finalmente eccoci qua e li apriamo insieme. Ma bando alle ciance, cominciamo con l'unboxing. Uno dei miei ultimi acquisti è stato l'action figure di Annabelle, per la precisione è l'action figure ispirata al terzo film della saga, Annabelle 3 Comes Home. È un action figure NECA molto bella perché, come potete vedere, contiene un mini diorama, quindi c'è la bambola Annabelle con la teca, c'è proprio la teca, c'è la base della teca, ci sono due testi intercambiabili e contiene anche i cartelli di avvertimento da apporre sulla teca, quindi è molto carina questa cosa. L'action figure è per metà vestita con vestiti in tessuto, quindi è semi clothed, una bella finezza. Devo ammettere che Annabelle non è il mio personaggio preferito del Conjuringverse, nonostante sia un personaggio molto inquietante e dal grande potenziale. Secondo me non è mai stato sfruttato appieno. La prima apparizione è stata nel film The Conjuring e lì prometteva veramente molto bene, ma il primo Annabelle per me è stato molto deludente, e invece è stato molto sopra le aspettative il secondo. La saga si è ripresa con il secondo, secondo me. Il terzo, che è quello a cui si ispira questa action figure, è a mio avviso meglio del primo, ma comunque sotto al secondo. In ogni caso saga gradevole, sebbene molto teen. Questa è la mini bambolina, fatta veramente molto bene, è pure colorata sotto la gonna. Ho raddrizzato le gambe. Quindi in teoria la si può mettere anche in piedi. Non avevo capito, bella questa cosa, che è un'action figure articolata nonostante sia pensata per essere tenuta dentro la mini teca. Quindi la mettiamo sulla sua seggiolina, mi sembra di tornare a giocare con le bambole. Quindi non entra e io adesso mi avete visto? Adesso è entrato. L'interno del vestito ha tipo una cosa tipo fil di ferro, qualcosa o di plastica rigido, e ti consente di mettere il vestito nella posizione che vuoi. A questo punto sono da apporre i messaggi. Attenzione, assolutamente non aprire, e quindi questo va appiccicato in cima alla teca. Ecco. E voilà. E per finire c'è il messaggio scritto da Annabelle, è piccolissimo, non lo vedrete mai da qui. C'è scritto Miss Me, quindi ti sono mancata. Vabbè, quindi abbiamo finito. Devo sistemarlo meglio, comunque molto carino. Passiamo ora invece ad action figure più vintage, quindi alcune action figure prodotte da McFarlane Toys. Per chi non lo sapesse, McFarlane Toys ha prodotto fra la fine degli anni 90 e i primi del 2000 diverse collane horror originali, quindi non ispirate a film o a fumetti. Sono collane veramente molto belle, che in Italia non hanno un particolare successo, ma che un appassionato di horror sicuramente non potrà fare a meno di apprezzare, perché hanno personaggi originali veramente molto belli e c'è un dettaglio per il macabro, per il morboso, che è veramente commovente. Ho già qualche pezzo McFarlane delle collane Six Face of Madness, che è la serie ispirata ai serial killer, e ho quasi tutte le Tortured Soul, che era una serie disegnata da Clive Barker, che praticamente ripropone l'estetica dei cenobiti di Hellraiser. Infatti i Tortured Soul li metto insieme, proprio i supplizianti, negli stessi scaffali, perché sono molto simili, faccio finta che appartengano allo stesso universo. Sempre Clive Barker si è trovato a collaborare con McFarlane anche per un'altra serie, che è questa.
La serie è Infernal Parade, che è ispirato al circo, quindi ai fenomeni da baraccone, ovviamente in una accezione molto molto scura, mostruosa. E quindi vi faccio vedere, ne ho addirittura 3, sono tutte e 3 blisterate nel blister originale, che noi andremo a sventrare barbaramente. Queste sono action figure del 2004, Clive Barker's Infernal Parade. Allora, ogni confezione contiene una porzione di una nuova novelette inedita di Clive Barker, non disponibile da nessun'altra parte. Quindi immagino che per leggere l'intera storia serva a collezionare tutte e 6 le action figure. Abbiamo estratto intanto la novella, credo, dovrebbe essere qua. Accidenti, veramente ragazzi, ma è scritto piccolissimo. Io non ho più l'età, non ho più la vista per leggere questa cosa. No, vabbè ragazzi, ma c'è una testa qua dentro. Probabilmente il precedente Domatore di Leoni. Sapete, no, i domatori che fanno quel gioco che infilano la testa dentro la bocca? E qua qualcosa è andato storto. Non è stata prestata molta attenzione alla cosa degli incastri, non si incastrano le cose come dovrebbero, quindi le appoggiamo. Allora, l'action figure è questa, veramente molto bella, molto dettagliata. Ovviamente tenendola nel blister questi problemi di montaggio non li avrei mai avuti, ma allo stesso tempo non avrei notato un sacco di dettagli fichissimi come la testa del nano ferita o che ne so, lo stomaco trasparente del mostro in cui si vedono delle teste, ma anche l'estetica del mostro. Passiamo ora a un'altra action figure sempre della serie Infernal Parade ed è Tom Requiem. Tom Requiem è una specie di ringmaster, quindi un po' il capo del circo, a metà fra un ringmaster e un Baron Samedi di tradizione voodoo. Eccolo qua. È veramente veramente molto bello, sono tutti molto belli. Anche qua c'è il carretto con le ruote, perché in pratica li puoi collegare l'uno all'altro. Il nostro Tom Requiem ha intanto un meraviglioso ghigno satanico, una meravigliosa collana di dita umane e ha praticamente una protesi al posto della gamba sinistra dove siede un nano. Tutte cose che io non avevo assolutamente notato guardando la figure all'interno del blister, quindi queste sono veramente action figure talmente ricche di particolari che dentro al box, dentro alla confezione te le godi veramente solo a metà. Veramente molto molto bella, non c'è che dire. Poi proseguiamo con l'ultima action figure della serie Infernal Parade rimasta da unboxare, ovvero The Golem Elia, il Golem Elia. Accidenti, che meraviglia, questo forse è il più bello di tutti. Ha dei lembi di pelle della schiena che sono attaccati alla gabbia. Veramente molto morboso e molto barkeriana come cosa. Infatti si vede il tocco di Barker in queste creature sofferenti. Allora, qua c'è una manovella che gira, no? Quindi tu ruoti la manovella, le ruote qua girano e gira anche il golem in teoria. È molto molto bella. Ho notato adesso che il Frick ha una collana d'osso e delle manine che gli spuntano dal torace. Passando invece a un'altra serie McFarlane, Twisted Fairy Tales, ovvero una serie horror ispirata ai personaggi di fiabe e filastrocche per bambini. Troviamo personaggi molto famosi come Gretel, Hansel, Cappuccetto Rosso in questa versione metal fetish veramente molto figa, ma anche personaggi che in Italia non sono molto famosi o non lo sono per niente perché fanno parte del folklore inglese, come appunto questo Peter Pumpkin Eater, che è il protagonista di una filastrocca del Settecento inglese. Peter Pumpkin Eater, cioè Peter mangiatore di zucca, aveva una moglie ma non poteva tenerla, l'ha messa dentro una zucca e lì l'ha conservata molto bene. Peter Pumpkin Eater, eccetera eccetera. Quindi secondo gli storici questo Peter sarebbe un uomo che ha fatto a pezzi la moglie perché è fedifraga e ne ha nascosto i resti dentro una zucca vuota. Quindi ecco qua Peter Pumpkin Eater.
Allora, Peter è veramente pazzesco, pieno di cicatrici, di ustioni, poi ha praticamente questi boxer di pantaloncini con sopra delle piccole zucche, una finezza veramente non da poco, e ha inciso sul petto il nome Sally, che credo sia quello appunto della moglie. Parlando della moglie, la vediamo in pezzi, è veramente molto macabra questa cosa. Alla povera signora mancano delle dita nelle mani, e sulla zucca ci sono delle incisioni, tipo dei graffiti fatti tipo da un ragazzino. Poi concludiamo in bellezza con questo bellissimo box, è praticamente un Empty Island Summer of 75 kit, un kit di Jaws, dello squalo, contenente vari accessori di Empty Island. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ullala, quanta roba! Che bello! Il nastro della polizia di Empty Island. Abbiamo la gazzetta di Empty Island. Lo squalo reclama la sua quarta vittima e non so se si veda. E questa è la gazzetta. Ok, qua c'è la lettera datata 1975, 27 giugno. E poi ci sono una serie di sticker molto belli, Empty Island, e questi cosa sono? Questi sono tipo dei coupon da usare ad Empty Island. Allora, Independence Day Celebration Empty Island. Quindi ho un biglietto che vale per 2 adulti, $28. Con questo biglietto un bellissimo giro sul traghetto, più un cono gelato, e anche lo spettacolo di fuochi d'artificio, più la cena all'open bar. Mi sembra tutto molto bello, sono molto contenta. Abbiamo un altro sticker, Empty Island Go in the Water. La cartolina, è proprio una cartolina questa, che meraviglia. Una cartolina da Empty Island. Vedo cose bellissime. Un volantino relativo, non lo so cosa sono questi. Quindi ti invitano ad andare a giocare con questo nuovissimo gioco nella sala giochi di Empty Island. No, vabbè, abbiamo l'opuscolo con la mappa di Empty Island. Questa è proprio una cosa 100% da turisti, molto bello. Quindi la guida turistica di Empty Island 1975. Bene, quindi se volessimo andare a comprare degli strumenti musicali o alla scuola di karate, ora so come orientarmi ad Empty Island. No, scusate, questo è il nastro della spiaggia, questo è di carta. Poi abbiamo uno squaletto antistress, che meraviglia, uno squaletto antistress. E per finire abbiamo, no, ma c'è un sacco di roba qua dentro. C'è un portachiavi di legno di Quint, e non una ma due spille, una di Empty Island, l'altra per votare il sindaco Larry. Poi finiamo con il pezzo forte, ovvero con il telo da spiaggia. Beh, è un telo da spiaggia molto sottile e molto piccolo, ma non ci lamentiamo. Che dire, sono le 2:40 di notte, ho tutto sottosopra e ho la sveglia fra 3 ore e mezza, quindi credo sia il caso di salutarci. Vi ringrazio per aver seguito il video fino ad ora e spero di avervi dato qualche spunto interessante per lo shopping, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!